E abbiamo iniziato per Silvana. Ciao, Grazia. Ciao Lucio e ciao Silvana. Ti accompagno contando da 10 a 1 e mentre conto ti connetti a Silvana, di cui hai sentito i punti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Grazie, dimmi come vedi Silvana. Ok, dunque, Silvana è su una giostra di quelle antiche che c'erano una volta con i cavalli mm, che giravano intorno e la giostra girava continuamente su se stessa in questo ciclo infinito e i cavallini si alzavano e si abbassavano, si alzavano e si abbassavano e lei è su uno di questi cavallini e a dispetto della situazione lei non si sta divertendo, lei si guarda intorno con un sentimento misto tra ansia e tensione. Vorrebbe scendere, però non è lei che governa questa giostra, deve aspettare che il Ma non, giostraio la fermi. Lei è totalmente impotente e per di più questa giostra è inserita dentro a un grande cubo di plexiglass che le dà anche un senso di claustrofobia, oppressione. Sento molta agitazione. Questo. ti dà l'autorizzazione, Silvana? Sì, sì, lo dà proprio, come dire, sbrigatevi battendo i pugni contro il plexiglass, dice, Vabbè, prego, aiutatemi, voglio uscire. mettiamo questa parte eterica di Silvana a calmarsi, perché è solo un gioco. Sì, adesso le sto tenendo le mani, la sto portando a respirare profondamente per far rilassarsi.
passano un po' di secondi, poi lei vede, guarda in alto e vede aprirsi lo spiraglio di luce dalla sorgente e viene investita da tanti brividi e si calma. Adesso piano piano percepisce quello stato di benessere dato dalla sorgente e non si sente più isolata, sola in questa situazione. Fatti dire, grazie da Silvana, qual è il nome del suo progetto. Ehm, Ce l'hai, è un gioco che fanno i bambini, ehm, si corrono, Sì, sì, c'è un fuggi-fuggi generale, poi uno tocca l'altro e chi viene toccato deve correre a sua volta in questo gioco veloce, come dire, oggi tocca a te, domani tocca a me, e spero di beccarti per attaccarti questa cosa, così io mi libero. È un po' uno scaricabarile, se vogliamo, il significato profondo. Ehm, nome dell'anima di Silvana, Bambola, dello spirito, velluto, vibrazione di Silvana, 25 miliardi, consapevolezza, 173, percentuale di anima rispetto a quella dello spirito, 43, numero di vite parallele, 1888 percentuale di cervello utilizzata, e 10.3. suscettibilità ipnotica, 38, potrebbe essere di più, ma proprio perché è molto agitata in questo momento me lo dà a 38, potenzialmente di più. quanto di più, 52, mm. Percentuale di 3D, in quanto è nella 3D e quanto quindi di conseguenza nella 4D. 3D 62, Ed infine vivacità animica, quanto vuole sapere come stanno le cose. In teoria tutti dovrebbero essere al 100, ma chi viene a fare una sessione oscilla tra il 97 e il 100. 100. Benissimo. Silvana ci ha parlato di tante cose che adesso analizzeremo, tra cui delle abduction, che di solito hanno come protagonisti le entità eteriche. Ne vedi alcune? Dunque, come entità eteriche vedo le mantidi che la tengono per le braccia e per i capelli in questo momento e la tirano indietro perché lei vuole venire verso di noi, ma loro la tirano indietro. E poi, ah sì, per tenerla ferma tiene la sua zampa sullo stomaco e le crea fastidio, infiammazione in quel punto lì. E poi vedo che c'è un
un alligatore che è sommerso in un'acqua fangosa, ed escono solo gli occhietti dalla superficie dell'acqua e la controllano costantemente, la osservano e lei è per questo che avevo chiesto se abita vicino all'acqua, perché vedo che ha i piedi nell'acqua in questa eh, zona palustre, ha costantemente i piedi nell'acqua e lei avverte, percepisce la presenza di questo alligatore ed è costantemente allerta perché ha paura che se lei si distrae un attimo le salta addosso la zanna, e questo mi dà che è collegato al suo timore di avere un incidente, perché per lei è la stessa, la dinamica è questa, di essere di subire l'aggressione di questo alligatore viene associata a un incidente e quindi ha sempre questo senso d'ansia. Poi? Ehm, Poi vedo che a causa di questa umidità in cui è immersa, l'umidità risale le gambe e arriva a creare un'infiammazione a livello uterino, perché è sempre un ambiente umido, crea un'umidità costante, dove fermentano batteri, perché lei è come se fosse proprio in una caverna, sommersa in una caverna dove l'aria anche che respira è molto umida, fastidiosa. Mm, E, e poi anche a livello come dire, all'altezza della testa c'ha una sfera infuocata, appare come una sfera magmatica che si evolve continuamente, ehm, ruota all'interno della sua testa. Mm, È un impianto. sì, è l'impianto che è stato messo dalle mantidi. Quindi ha mantidi, alligatore e felinoide? No, il primo non ricordo più, scusami. No, no, mantidi, alligatore Mhm. e Quello della poi zampa. sempre l'alligatore. Ah, ok. E poi intorno, che gira tutto intorno a lei, ha tanti moscerini, mosche, moscerini che le annebbiano la vista, sono fastidiosi, le passano davanti ehm, sia esternamente che internamente. Basta. Sto guardando. Ah beh sì, adesso all'altezza del collo ha un guinzaglio. Questo però è stato messo dalle mantidi. E, è un collare metallico dove c'è un microchip che registra tutti i suoi spostamenti. È costantemente rintracciabile in questa maniera. Ci sono delle entità mentali? Sì, sì, ce n'è una. È una che si chiama Chi si ferma è perduto.
ha questa una sorta di... è molto per il verso positivo può indicare vivacità mentale, curiosa, ehm, approfondisce tanti temi, anche nel suo lavoro ama il lavoro che fa perché può essere anche molto creativo e quindi mette in campo molta energia creativa per creare tanti piccoli progetti nell'ambito lavorativo. E, però subentra anche un surplus che sfocia nell'ansia, come dire, il cervello non si riposa mai, è costantemente attivo. Infatti appare come questa sfera magmatica eh, in continua evoluzione. Non si riposa mai, anche di notte, lavora sempre. È come quasi infiammato, talmente è attivo. Di che livello? Quanto sta? Da 1 a 8, 1 a 9. 4. Non Ok. riesce mai a spegnersi. Ce n'è un'altra anche o solo questa? Altre? Ehm, sì, ce n'è un'altra. Eh, amore incondizionato. Lei, come dire, nel versante positivo è una donna che dà molto sul piano affettivo, però nel risvolto della medaglia può essere controproducente perché dà troppo, come donne che amano troppo, che Danno rispetto troppo. quello che riceve non è mai compensato. Mm, Questa me la dà sul 5 e la porta a esaurire le sue energie. Dovrebbe rallentare e, e spostarsi sul lato del ricevere anche. Invece è un continuo dare incessante, più dà e più darebbe. Mm. Ci sono altre entità mentali oltre a queste? Ah, sì, ce n'è ancora una che definirei essere camaleontica. Mm, Lei riesce a essere così empatica, si relaziona in maniera molto approfondita con le altre persone che cambia addirittura personalità, si allinea eh, fino a quasi a spersonalizzarsi proprio per la sua voglia di capire esattamente le percezioni dell'altro, entrare in sintonia e, e questo la porta anche a una spersonalizzazione. È come se ci fossero, eh, mm, se lei avesse tante sfaccettature, mm, in maniera così, una personalità camaleontica, mm, come Che livello? 4. Va bene. Gli impianti oltre alla sfera magma sono anche altri?
Sì, l'impianto a livello del collo, questo collarino Mhm. che è stato messo dalle mantidi, e poi c'è una vite. Infatti lei sente pungere all'altezza del collo perché loro regolano quando mm, la dimensione del collare la allargano, la stringono, e lei sente proprio a quell'altezza lì l'azione metallica, la punta di questa vite, che a volte glielo tolgono per fare degli interventi tecnici su questo Basta. impianto. E poi all'altezza dei fianchi ha una cintura sempre metallica che sembra quasi una cintura di castità, perché poi gira sotto e va a creare proprio una struttura a mutanda, chiamiamola così, che le crea anche quell'infiammazione a livello Vabbè. genitale. Va bene, tempo fa, Grazia, Silvana si ricorda una vera e propria abduction. Vede questa siringa che da davanti le entra nel collo, sente dolore, si sveglia e sente il dolore al collo. Cosa è successo? Sono le mantidi che mettevano questo impianto? Sì, sì, sono praticamente c'è un laboratorio sotterraneo dove lei viene fatta scendere. Lei è sdraiata su un lettino e tutto intorno ci sono 7 mantidi che lavorano in questa grotta con le loro strumentazioni, e, e lei le vede, le, cioè le percepisce, sa che ci sono, e si accorge anche di quello che le fanno. E appunto si è accorta quando le hanno messo il collarino, se n'è accorta e le è arrivato il dolore fisico. Va bene, Silvana ci segue cioè, ha fatto una sessione tanto tempo fa, quando davamo tanta importanza ad adduction, entità, mantidi. In realtà abbiamo fatto parecchia strada nella nostra ricerca e abbiamo scoperto che queste mantidi e queste abduction in realtà non nascondono nulla dietro un progetto o chissà cosa, nascondono semplicemente un nostro volere. Cioè è Silvana che ha dato un bel giorno il mandato a queste mantidi di romperle le scatole per imparare a capire delle cose. Cosa sono queste cose che Silvana vuole capire attraverso le abduction? Ok, sì, lei vuole il nome della sua anima è Bambola. E lei si sente come una bambola di pezza, eh, arresa nel mondo. Può passare nelle mani di chiunque, da uno o dall'altro, è totalmente impotente. Ehm, In realtà è giunta proprio a voler toccare
con mano che lei non è una bambola di pezza che può essere invasa mm, gratuitamente anche da queste entità come le mantidi, che lei ha un animo, un'anima eh, estremamente forte che si nasconde dentro questa bambola e, e infatti vuole scendere dalla giostra adesso perché ehm, vuole smontare il meccanismo, vuole passare dalla parte del giostraio e, trasformare l'entità e il meccanismo, vederlo con gli occhi mm, del bambino che gioca con questi oggetti. eh, Non essere più lei il giocattolo, Ok. ma il giocatore. Causa esoterica dei problemi gastrici. Ah sì, questo da un lato sono sempre le mantidi che quando la legano sul lettino la premono con forza e le fanno passare una cinghia dal lettino al suo corpo per tenerla ferma, mm, perché sta incominciando a non accettare più questa situazione e eh, non è ferma, ma cerca di reagire e quando reagisce sente premere questa cintura sullo stomaco e poi allo stesso tempo cerca di urlare, ma le viene messo un tampone in bocca, eh, come un fazzolettino che scende e la va a soffocare e poi arriva fino allo stomaco. Mm, sempre collegato a quel fattore delle mantidi. Causa esoterica dei problemi genitali di quel batterio. Sì, questo è dovuto a una forte umidità che lei percepisce. Mm, innanzitutto è questo. È immersa in un ambiente saturo di acqua, sia per la collocazione geografica dove abita. Lei è molto sensibile, la percepisce questa umidità che, e poi allo stesso tempo è, responsabile anche quell'impianto metallico che è stato messo come una sorta di mutanda metallica, Ma una combinazione. guardando le cose più da lontano, qual è la ragione per cui lei mette l'indice sui propri genitali, a se stessa? Sì, lei ha un concetto mm, di purezza, ha una sintonia molto profonda con i bambini con cui si trova molto bene perché li sente anime pure, pulite e anche come
l'immagine che mi è arrivata subito quando l'ho vista di lei su una giostra. Lei ha un animo bambino, è molto radicata la sua infanzia, vorrebbe, rifiuta un po' questa, il mondo degli adulti che non si, ha delle regole che lei non propriamente non ama per vari motivi, quindi è un suo desiderio di restare nella purezza. Eh, e così si crea uno scudo e anche un rifiuto della sessualità profondamente, perché i bambini rappresentano proprio questa purezza a cui lei vuole appartenere. Causa esoterica dell'ipocondria. Ah, profondamente è il suo rifiuto verso il fatto di doversi recare in uno studio medico o in un ospedale che è come proprio lo associa ai laboratori delle mantidi, è come le strumentazioni che ci sono dal dottore o dal dentista o negli ospedali ricordano quelle dei laboratori delle mantidi. E lei ha il terrore di ammalarsi per finire lì, andare a fare delle cure. Non si fida profondamente di questo perché dietro un ospedale, uno studio medico, lei vede la struttura eterica a cui è stata, ha subito questi interventi. Causa esoterica dell'ansia. Beh, l'ansia gli è data da questo alligatore che è sempre lì in agguato sotto l'acqua. E lei non lo vede perché è completamente immerso nell'acqua e escono solo questi occhietti, quindi lei si sente osservata e, e- e ha quest'ansia, come dire, da un momento all'altro potrei subire un attacco, qualcosa di brutto. Non dorme sonni tranquilli, è costantemente allerta. Problemi di vista. La vista è dovuta al fatto che in questo ambiente dove c'è il coccodrillo, dove lei è immersa in questa palude, è una zona infestata da tanti insetti, tanti moschini che le annebbiano la vista. È anche un ambiente oscuro, ehm, fastidioso. Eh, la vista è anche stata eh, ostacolata da quell'impianto che è anche in testa, che, da quella sfera magmatica, che è una sfera ad alta temperatura che le, le logora i nervi ottici, così a livello eterico. Problemi di memoria. Ecco, la memoria è sempre questa sfera magmatica che è ad alto voltaggio e, e brucia, e brucia i ricordi, brucia le
connessioni tra sinaptiche tra i neuroni. Ehm, Chi l'ha messa questa sfera, l'alligatore, no? Dunque, Le mantidi. no, è quell'entità mentale che avevo detto inizialmente. Si ferma per tutto. Esatto. Mm, dovuta a questa matassa di pensieri in continua fermentazione, lavorazione. È come un'infiammazione del cervello, che lavora troppo. E quindi ha creato questo cortocircuito. eh, è un pulsare continuo di mm, informazioni. E infatti se noi riflettiamo, i neuroni sono connessi tra di loro, si mandano degli impulsi elettrici, quindi questo reticolato di connessioni è in cortocircuito, e lì è collegato anche la vista, i ricordi e via. Discorrendo. È come un computer che si surriscalda e mm, è un po' come la connessione che abbiamo avuto con lei, che non è, Inspiegabilmente un po' scarsa. è esatto, esattamente questo. C'è qualche disincarnato, Grazia, che si presenta, visto che Silvana non ne ha richiesti. Sì, 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 c'è un uomo di mezz'età, un'età indefinita tra i 40 e i 50 anni, ha i capelli grigi, mossi, cioè lunghi tipo 15 centimetri, Mhm. è seduto lì, ascolta Che cosa vuole e, dire a e- Silvana? e dice: Ma sicuramente non si ricorda di me. No, no, è difficile che si ricordi di me. E lui poi porta la mano al cuore, eh, mi ha spezzato il cuore, dice. Sembra quasi Un amore adolescenziale? uno che era innamorato di lei e poi non era Di cui corrisposto. Silvana non sa nulla. Non gliel'ha mai detto, non gliel'ha mai detto. Fa il mio più grande rimpianto non averglielo detto, però era il male minore, perché non avrei sopportato un no come risposta. Ho preferito vivere così, ho vissuto e poi è anche rimasto solo, è stato come significativo per lui quel sentimento. E nel portale Aureo No, non credo perché ha un colore grigio. vuole andarci? Sì, si è alzato dalla sedia e saluta, Lo salutiamo. dice saluta lei e va, semplicemente sì. Grazie a causa esoterica della parte economica di Silvana, sempre pochi soldi, e ha tentato un'avventura nel trading, ma l'hanno ingannata e ha perso i soldi.
Ma sì, in questo caso viene una persona, una donna con degli occhiali, i capelli legati a coda di cavallo e con una valigetta piena di soldi e dice: questi soldi sono miei, me li dovevi. Avevamo, come dire, un debito, me li dovevi. È una persona che sì, ce l'ha nei suoi confronti. Mm, che ha dei E pensieri negativi nei suoi confronti e le augura, gliela manda, gli augura che le cose le vadano male. vivo o disincarnato? No, no, viva, una persona reale. Quindi sono ehm, pensieri, forme pensiero? Sì, sì, è un po' anche un'ossessione per questa donna. Ehm, nei co- Un'ossessione di pensiero, ehm, come un vecchio rancore che si trascina dietro, e le augura sempre il peggio. Eh, Ma è di questa vita? Beh, sì. sì, sì, sì. Mm. Ha a che fare con il suo lavoro attuale, con i bambini? Sì, è collegata, non è una parente, è una conoscente, eh, è una conoscente. Di chi? Dei bambini o dei colleghi? N- Vedo una struttura sì, tipo, può essere o scolastica o ospedaliera. Non so dire se è un insegnante o un'infermiera o una dottoressa, questa signora. Eh, perché la vedo mm, in una struttura. La struttura è grigia con delle grandi vetrate, grigia, cemento grezzo con delle vetrate e lei è qui dentro. Va bene. Causa esoterica Grazia um, del fatto che sul lavoro la vogliono spostare in ufficio, lei chiama a lavorare a contatto con i bambini. Questa poi è anche la ragione principale per cui um, Silvana fa questa sessione oggi. Ha interpretato una connessione che ho avuto con lei come un segno che questa fosse la possibile strada per avere una risposta. Le dà molto fastidio che una dirigenza decida cosa lei debba fare, vorrebbe decidere lei cosa vuole fare. Sì, infatti questo ritorna al suo progetto, dove lei è come un po' una bambola di pezza, dove viene presa, buttata qua o là, è nelle mani di altri il suo destino, è come un giocattolo, e non ha nessuna. E lei infatti si sente proprio così, come una bambola di pezza. E infatti la sua anima la vuole portare a questo, a questa scossa di passare dalla parte di essere non più il giocattolo, ma il giocatore, cambiare il ruolo. Perché lei, sentendosi così, gli altri la percepiscono in questa maniera, come dire, è lei che lancia questo messaggio, sono nelle vostre mani, arresa. È proprio è lei che si presenta così e deve fare mm, quel lavoro di trasformazione. Mm.
Va bene, facciamoci un giro con Silvana nel suo cluster, il luogo dove ci sono i patti ed i contratti che non hanno messo, contratti e patti che non sono stati messi qui da delle entità o da delle colleghe o da chi che sia, ma esclusivamente da lei. Lei, così come li ha messi oggi, può decidere di toglierli, prendendoli e mettendoli in un portale definitivo, un posto in cui non vengono distrutti, ma quell'energia viene trasformata in qualcos'altro, ma resta lì definitivamente, non torna indietro. Sì, allora adesso la vedo proprio che mi accompagna lei nel suo cluster e arriviamo in una bottega, tipo una sartoria dei primi Novecento, dove dentro c'è una macchina da cucire stile antico a pedale e il suo avatar sta cucendo vestitini per le bambole di pezza e poi vedo tanti bottoni, eh, finimenti, finiture e i bottoni sono gli occhi di queste bambole. Infatti riporta proprio l'attenzione sulla bambola di pezza. E poi appesi alle pareti ci sono tanti quadretti mm, con invece di essere fotoritratto di persone, sono fotoritratto di tante bambole, tanti tipi di bambole, sempre di quel genere, Mhm. e sono i suoi contratti. E lei dice: Io mi- non, non accetto più di essere una bambola di pezza, senza nerbo, senza un filo metallico che mi tenga salda, dritta. Adesso si tira su le maniche, si guarda intorno, non sa quasi da dove iniziare per fare pulizia, perché Mhm. è un negozio molto fitto, Allora, in questa dens- dimensione può fare quello che vuole, può anche prendere il negozio come se fosse un sacco, lo chiude e lo mette in un portale definitivo. Ricordiamoci che lì ci sono tutti i patti e i contratti, quindi anche la maledizione, fattura, chiamiamola come la chiamiamo, della collega che vuole il suo male, amica, collega, conoscente. adesso ha in mano un fiammifero e dice: Ma io brucerei tutto perché con tutta sta stoffa, sta carta, è un Vabbè. attimo, facciamo in fretta. Eh, Il patto della signora è particolare perché nel momento in cui viene sciolto da Silvana, torna indietro, grazie alle regole della Matrix, moltiplicato minimo per 10. e questa signora adesso sta urlando, si porta le mani sui capelli e urla perché vedo che sta bruciando anche lei, È sta la regola prendendo del libero fuoco. arbitrio. Chi lo viola, viola il libero arbitrio altrui, sa quali sono i rischi. Infatti brucia completamente anche questa persona, si salva solo la valigetta dove aveva messo dentro questi soldi e la valigetta rimane lì eh, con dentro i soldi chiusa, salva, e tutto il resto viene polverizzato, bruciato. E adesso lei va, si prende la valigetta e l'unica cosa che salva è questa valigetta con i soldi. E poi c'è un turbine di vento che alza questa polvere, mm, i rimasugli dell'incendio, e vengono risucchiati, spazzati via in un buco nero.
Cosa crea rimane qui al qui. suo posto? Beh, ha messo una cascata d'acqua. Mm, una cascata d'acqua potentissima che lava via tutto, che rinnova, scrosciante, potente, vitale, non più come quell'acqua stagnante sotterranea che creava un ambiente ostile. Invece questa è acqua viva, frizzante, piena di ossigeno, mm, rinnovamento. Avatar, esiste qualcosa e lei lo tiene? No, in questo momento sta raccogliendo un fiore perché da quest'acqua stanno già spuntando dei fiorellini al suolo e lo stanno usando e non c'è più nessun avatar, non si vede niente. Va bene. Con queste condizioni il progetto ce l'hai, è ancora esistente. No, 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 non c'è più. Come si chiama adesso il progetto attuale di Silvana? Mi fa vedere un foglio bianco dove ripartire da zero, un foglio intonso da vergare. Le entità eteriche, le mentali, chi si ferma è perduto e amore incondizionato ed essere camaleontica, esistono ancora? No, sono state azzerate. Il magma, l'impianto e altri impianti eventuali esistono ancora? No, vedo che lei di fronte a quella cascata, prende con le mani l'acqua della cascata e si rinfresca con quest'acqua, lavandosi, ci entra anche sotto direttamente, si purifica il corpo e rinnova le sue energie. La maledizione, la fattura esiste ancora? No, 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 Non vedi nulla. no, non c'è più niente. Nuova vibrazione di Silvana. 80 miliardi, Consapevolezza. 183, Anima. 49, Vite parallele. 1678, Cervello. 11, Suscettibilità ipnotica. 58, 3D. 45. Come vedi Silvana Grazia? Ah, adesso la vedo sorridente, c'ha un asciugamano appeso al braccio, il costume da bagno e dice adesso vado a farmi un bel bagno in acque pulite. E si guarda intorno e si avvia perché sta seguendo il corso dell'acqua dove va a creare uno slargo dove fare un bagno. Vedo anche che ha i capelli gonfi, Voluminosi. ricci, voluminosi, Ricci. Mm. ricci. Si lascia un messaggio? Sì, dice è tempo di pensare a me stessa, di percepire l'acqua sul corpo, di massaggiarmi con l'asciugamano, sentire eh,
la spugna sul corpo, passarmi l'olio sulle parti delicate. Voglio prendermi più cura di me stessa, mettermi, prende quel foglio del nuovo progetto e scrive uno, come dire, questo è l'inizio e parte tutto da me. Devo mettere sul frigo questo promemoria che io vengo sempre prima di tutto, sono la numero uno. E poi se sto bene io, stanno bene tutti. E così è se vi pare. Ah, potrebbe essere il nuovo titolo, che così è se vi pare, e del suo progetto. Va bene. Qualcosa da aggiungere? Vuole salutarsi con una canzone? Il titolo di una canzone? Mi viene Stranger in the Night, Stranger di Sinatra. Un colore, Blu cobalto, il blu cobalto del mare. una nota musicale, Re, re, un punto cardinale, sud. un ulteriore messaggio finale. E dice non avere paura, tutto si risolve e da qui si vede un bellissimo orizzonte e nessuno può portare via il tuo sole. Fa, lo senti? Ma parla a se stessa, lo senti com'è forte questo sole? Lascialo sorgere dentro di te e sorge nel tuo cuore e tramonta nella tua mente. Un sole dolce, carezzevole. Va bene, abbiamo finito.